Bimbi TM31 non scalda. In questo video dobbiamo capire come mai il Bimbi TM31, anche se impostato bene per cuocere un qualsiasi cosa e quindi dopo aver impostato e cliccato la massima temperatura, vediamo che il boccale non scalda, compromettendo il tutto e quindi non va bene. Procediamo con il rimuovere il tappo e successivamente il boccale. Per una ricerca guasti accurato dobbiamo separare la scocca superiore dal corpo macchina. Per fare ciò dobbiamo svitare 7 viti a chiave Torx nei punti descritti. Con attenzione lo separiamo dalla parte restante del bimbi sganciando la zona dell'asta di sblocco manopola. Ora possiamo visualizzare tutti i componenti che costituiscono il bimbi TM31. Come prima cosa, al centro troviamo il motore, il cuore pulsante del bimbi TM31. Accanto vediamo le connessioni elettriche che vanno al boccale e questo lo vedremo dopo. Sul lato sinistro vedremo la scheda elettronica e di fronte il touch a comandi a pulsanti per l'intero funzionamento del bimbi. Sul lato destro invece troviamo la leva di sblocco del tasto che è fatto ruotare grazie al coperchio, è possibile sganciare la manopola. Per togliere la mascherina frontale del comando del bimbi, come prima cosa bisogna sganciare la manopola con una lieve pressione e in avanti. Successivamente, fare pressione di sollevamento per smontare la mascherina.
Facciamo attenzione ad assemblare per bene la mascherina con la parte di dietro dei comandi. Ora vediamo meglio i 5 cavetti che vanno portati dal punto principale del bimbi verso il boccale. Vediamo che 2 di questi cavi sono collegati al touch della tastiera del bimbi e sono il sensore di temperatura. 3 dei restanti cavi sono collegati alla scheda e rappresentano la resistenza e la messa a terra. Misurando i valori ohmici con il tester dobbiamo trovare solo il valore in kΩ del sensore di temperatura, mentre sulla resistenza non dobbiamo trovare nulla, poiché quest'ultimo la troveremo sul boccale. A questo punto possiamo rimontare in sede la mascherina innestando correttamente la parte in plastica dietro e in sede alla macchina del bimbi. Verifichiamo che i tasti siano funzionanti correttamente. Infine rifissiamo la manopola. Da questa ricerca guasti non abbiamo riscontrato alcuna anomalia sulla parte principale del bimbi, quindi adesso passiamo al controllo del boccale e ai suoi 5 contatti. Come detto prima, i 5 contatti sono così classificati: 2 del sensore di temperatura, 2 della resistenza interna del boccale e una è la messa a terra, che è il contatto centrale. Tramite tester verifichiamo i valori ohmici. Sul sensore dobbiamo trovare un valore in kΩ ed è ok. Sulla resistenza dovremo trovare un valore di circa 45 ohm e questo non lo stiamo vedendo. Sembra che la resistenza interna si sia aperta poiché non si riscontra alcun valore ohmico.
A questo punto possiamo constatare che il problema che non riscalda più il nostro bimbi è dovuto al boccale, che ha un problema appunto della resistenza aperta. Per descrivere meglio come è fatta una resistenza del bimbi, la resistenza si trova appunto nel boccale e il boccale è realizzato in acciaio inossidabile ad alta qualità e possiede una capacità di 2 litri. La resistenza è fusa dentro la base del boccale ed oltre alla resistenza appunto che è una scheda contiene anche il sensore di temperatura, è tutto sigillato all'interno della base del boccale. Le cause del malfunzionamento possono essere diverse. A volte basta che qualche puntale saldato si stacchi e che fa entrare appunto acqua al suo interno, oppure come in questo caso, essendo tutto ok, si è aperta la resistenza, che non fa altro che appunto aprire il contatto, quindi non fa riscaldare il boccale. Accanto ai 5 puntali troviamo altri due laterali che servono appunto per tenere fermo il manico del boccale e sulla parte superiore c'è invece una vite nascosta dietro a un tappino in plastica. Però questo boccale non è da buttare, lo si può utilizzare solo per effettuare lavori a freddo. In questo caso poi ne servirà uno nuovo. Ora passiamo a rimontare la scocca del bimbi. Un trucchetto per chiudere correttamente il tutto è far agganciare correttamente l'asta, diciamo, della manopola utilizzando appunto il coperchio del boccale solamente e simulando appunto la chiusura. Vedremo che la scocca si posizionerà correttamente alla base e si chiuderà il tutto. A questo punto non ci resta che richiudere il tutto con le 7 viti che avevamo utilizzato per aprirlo. Ultima cosa da fare è accendere il tutto e fare la prova di tutti i tasti per la funzionalità. Con un boccale nuovo, il Bimby TM31 è pronto all'uso per cotture di vario genere.